Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Emplicity Bristol Myers Squibb SRL. Ultimo aggiornamento, 15 marzo 2022. Cos'è Emplicity? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Emplicity durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Emplicity? Emplicity ha un farmaco a base del principio attivo elotuzumab, appartenente alla categoria degli antineoplastici, anticorpi monoclonali e nello specifico altri anticorpi monoclonali e coniugati anticorpo farmaco. È commercializzato in Italia dall'azienda Bristol Myers Squibb SRL. Emplicity può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Emplicity 300 mg polvere per concentrato per Soluz. Per infusione 1 flaconcino. Emplicity 400 mg polvere per concentrato per Soluz. Per infusione 1 flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bristol Myers Squibb Pharma Inc. Concessionario: Bristol Myers Squibb SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: elotuzumab. Gruppo terapeutico: antineoplastici, anticorpi monoclonali. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Emplicity ha indicato in combinazione con lenalidomide ed esametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente, vedere paragrafi 4, 2 e 5, 1. Posologia: la terapia con elotuzumab deve essere iniziata e monitorata da medici esperti nel trattamento del mieloma multiplo. Premedicazione per la prevenzione delle reazioni infusionali. La seguente terapia di premedicazione deve essere somministrata ai pazienti 45-90 minuti prima dell'infusione di Emplicity, vedere paragrafo 4, 4. Desametasone 8 mg per via endovenosa. H1 antagonista. Difenidramina 25-50 mg per via orale o per via endovenosa, o un H1 antagonista equivalente. H2 antagonista. Ranitidina 50 mg per via endovenosa o 150 mg per via orale, o un H2 antagonista equivalente. Paracetamolo 650-1000 mg per via orale. Gestione delle reazioni infusionali. Se durante la somministrazione di Emplicity dovesse manifestarsi una reazione infusionale di grado A0-IN2, l'infusione deve essere interrotta. Successivamente alla risoluzione ad un grado A01, la somministrazione di Emplicity deve essere nuovamente iniziata ad una velocità di 0,5 ml/min e, se tollerata, la velocità può essere aumentata gradualmente di 0,5 ml/min ogni 30 minuti fino al raggiungimento della velocità alla quale si è manifestata la reazione infusionale. Se non vi ha una ricomparsa della reazione infusionale, è possibile riprendere ad aumentare la velocità di infusione, vedere tabella 2. Nei pazienti che manifestano una reazione infusionale, i parametri vitali devono essere monitorati ogni 30 minuti per 2 ore dopo il completamento dell'infusione di Emplicity. Nel caso in cui si verifichi una recidiva della reazione infusionale, l'infusione di Emplicity deve essere sospesa e non deve essere reiniziata nello stesso giorno, vedere paragrafo 4, 4. Reazioni infusionali molto gravi, grado A0-IN3, possono richiedere l'interruzione permanente della terapia con Emplicity e necessitare di un trattamento di emergenza. Posologia per la somministrazione con lenalidomide ed esametasone. Lo schema posologico è riportato nella tabella 1. Il trattamento deve essere continuato fino a progressione della malattia o allo sviluppo di tossicità inaccettabile. La dose raccomandata di Emplicity è di 10 mg/kg somministrata per via endovenosa ogni settimana, ciclo di 28 giorni, nei giorni 1, 8, 15 e 22 per i primi 2 cicli e successivamente ogni 2 settimane nei giorni 1 e 15. La dose raccomandata di lenalidomide è di 25 mg per via orale una volta al giorno nei giorni 1, 21 di cicli ripetuti di 28 giorni e, quando somministrata nello stesso giorno, almeno 2 ore dopo l'infusione di Emplicity.
il desametasone va somministrato come segue. Nei giorni in cui Emplicity ha somministrato 1, 8, 15 e 22 di cicli ripetuti di 28 giorni, il desametasone deve essere somministrato per via orale la dose di 28 mg una volta al giorno dalle 3 alle 24 ore prima dell'infusione di Emplicity, PA 8 mg per via endovenosa dai 45 ai 90 minuti prima di Emplicity. Nei giorni in cui Emplicity non ha somministrato ma ha prevista una dose di desametasone, giorni 8 e 22 del ciclo 3 e di tutti i cicli successivi, il desametasone deve essere somministrato per via orale la dose di 40 mg. Tabella 1. Schema posologico raccomandato di Emplicity in combinazione con lenalidomide e desametasone. Cicli 1 e 2 di 28 giorni. Cicli 3 più di 28 giorni. Giorno del ciclo 1, 8, 15, 22. 1, 8, 15, 22. Premedicazione. Emplicity, mg/kg, per via endovenosa. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Lenalidomide, 25 mg, per via orale. Giorni 1, 21. Giorni 1, 21. Desametasone, mg, per via orale. 28. 28, 28, 28, 28, 40, 28, 40. Giorno del ciclo 1, 8, 15, 22. 1, 8, 15, 22. Per informazioni aggiuntive concernenti lenalidomide e desametasone, consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto corrispondente. Per le istruzioni sulla velocità di infusione, vedere la sezione seguente. Modo di somministrazione. Ritardo, interruzione o sospensione della somministrazione della dose. Nel caso in cui la somministrazione della dose di uno dei medicinali inclusi nel regime di associazione è ritardata, interrotta o sospesa, il trattamento con gli altri medicinali può continuare come previsto. Tuttavia, se la somministrazione orale o endovenosa di desametasone è ritardata o sospesa, la decisione di somministrare Emplicity deve essere basata sul giudizio clinico, PE. Rischio di ipersensibilità, vedere paragrafo 4, 4. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. Non esiste un uso rilevante di Emplicity nella popolazione pediatrica per l'indicazione nel mieloma multiplo. Anziani. Nei pazienti di età superiore a 65 anni non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose di elotuzumab, vedere paragrafo 5, 2. I dati di efficacia e sicurezza di elotuzumab nei pazienti con età a 0-85 anni sono molto limitati. Compromissione renale. Nessun aggiustamento delle dose di Emplicity ha richiesto per pazienti con compromissione renale lieve, CRCl uguale 60, 89 ml/min, moderata, CRCl uguale 30, 59 ml/min, grave, CRCl 30 ml/min, o malattia renale in fase terminale che richiede dialisi, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Nessun aggiustamento delle dose di Emplicity ha richiesto per pazienti con compromissione epatica lieve, bilirubina totale di T a 0 limite superiore della norma LSN e AST LSN o BT da 1,5 a 3 ALSN e qualsiasi valore di AST, o grave, BT3 ALSN e qualsiasi valore di AST, vedere paragrafo 5, 2. Modo di somministrazione. Emplicity ha esclusivamente per uso endovenoso. La somministrazione della soluzione ricostituita e diluita deve essere iniziata ad una velocità di infusione di 0,5 ml/min. Se l'infusione è ben tollerata, la velocità di infusione può essere aumentata gradualmente come descritto nella tabella 2. La velocità massima di infusione non deve superare i 5 ml/min. Tabella 2. Velocità di infusione di Emplicity. Ciclo 1, dose 1. Ciclo 1, dose 2, ciclo 1, dose 3 e 4 e tutti i cicli successivi. Intervallo di tempo, velocità, intervallo di tempo, velocità, velocità 0, 30min 0,5 ml/min 0, 30min 3 ml/min 5 ml/min 30, 60min 1 ml/min a 0 yen 30min 4 ml/min a 0 yen 60min 2 ml/min. Continuare a questa velocità fino al completamento dell'infusione, per approssimativamente un'ora in base al peso del paziente. Per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione di Emplicity prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Prima di iniziare la terapia è necessario consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto di tutti i medicinali usati in combinazione con Emplicity. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni infusionali. Reazioni infusionali sono state segnalate in pazienti a cui è stato somministrato elotuzumab, vedere paragrafo 4, 8. Prima dell'infusione di Emplicity, deve essere somministrata una terapia di premedicazione consistente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi di interazione farmacocinetica. Non si prevede che impliciti, un anticorpo monoclonale umanizzato, sia metabolizzato dagli enzimi del citocromo P450, CYP, o da altri enzimi che metabolizzano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere impliciti durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere impliciti durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile / contraccezione maschile e femminile. Impliciti non deve essere usato in donne in età fertile, tranne nel caso in cui il trattamento con elotuzumab sia reso necessario dalle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sulla base delle reazioni avverse segnalate, è improbabile che impliciti influisca negativamente sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. I pazienti che manifestano reazioni infusionali devono essere avvertiti di non guidare veicoli o usare macchinari fino alla risoluzione dei sintomi. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. I dati di sicurezza di elotuzumab sono stati valutati su un totale di 554 pazienti con glieloma multiplo trattati con elotuzumab in combinazione con lenalidomide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In un paziente è stato riferito un sovradosaggio con 23,3 mg/kg di elotuzumab in combinazione con lenalidomide ed esametasone. Il paziente era asintomatico, non ha richiesto alcun trattamento per il sovradosaggio ed ha potuto continuare la terapia con elotuzumab. Negli studi clinici sono stati valutati circa 78 pazienti trattati con elotuzumab alla dose di 20 mg/kg senza apparenti effetti tossici. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere sottoposti a stretto monitoraggio per individuare segni o sintomi di reazioni avverse e deve essere istituito un appropriato trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, anticorpi monoclonali. Codice ATC L01XC23. Meccanismo d'azione. Elotuzumab ha un anticorpo monoclonale IgG1 umanizzato immunostimolante che ha come bersaglio specifico la proteina SLAMF7, signaling linfocite, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica, PK, di elotuzumab è stata studiata in pazienti con glieloma multiplo. Assorbimento. Elotuzumab è somministrato per via endovenosa e pertanto è immediatamente e completamente biodisponibile. Distribuzione. Dati preclinici di sicurezza. Elotuzumab riconosce unicamente la proteina SLAMF7 umana. Poiché copyright elotuzumab non riconosce forme non umane della proteina SLAMF7, i dati di sicurezza in vivo negli studi sugli animali non sono rilevanti. Elenco degli eccipienti. Saccarosio, sodio citrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.